La stereotipie che avevo da piccolo ce l'ho anche oggi, perché mi rilassano e non danno fastidio a nessuno, perché lo faccio in camera mia. Mi rilassa girare su me stesso come i sufi, tagliare la carta con le forbici e cancellare con i segni di matita. Quelle che avevo da piccola più o meno sono le stesse che ho ora, solo che col tempo ho imparato, diciamo, a dare meno noia in qualche modo. Poi ho stereotipie che passano abbastanza inosservate o sembrano un po' di tic o un atteggiamento un po' iperattivo, ma ad oggi non sembrano stereotipie autistiche, o perlomeno non più di tanto. Da bambina forse un po' di più, però sembrava, passavo per una che stava facendo la sciocchina e io cercavo di spiegare che la cosa era divertente, era rilassante, ma continuavano a darmi della sciocchina. E poi solo una o due volte mentre dondolavo mi è stato detto da un adulto: smettila di fare la deficiente. Quello mi segnò abbastanza, non capivo perché dondolare è uguale deficiente. Io stavo meglio nel dondolare e ho smesso per un tot di tempo di dondolare se c'erano persone, perché avevo acquisito che in qualche modo era sbagliato. Ho cominciato da lì ad avere disturbi psicosomatici importanti, diagnosticati proprio dal medico di famiglia. Mi mancava il mio modo per abbassare l'ansia. Grosse testimonianze non le posso dare perché non mi ricordo neanch'io molto bene, non ho molti ricordi di quando ero piccolo. So dire che a me piaceva girare in tondo, sicuramente me lo ricordo molto bene. Mi ero già abituato molto a nascondere le mie peculiarità e i miei modi di essere, e quindi probabilmente anche sotto l'aspetto delle stereotipie ho imparato presto a nascondermi. Comunque stereotipie verbali o motorie ce le ho ancora adesso, ce le ho, saltano fuori quando nei momenti di maggior stress e servono per affrontare quei momenti lì. Non so perché avvengono, non conosco il meccanismo, diciamo, psicologico che c'è dietro. So che servono e sono quasi inevitabili. Ne ho conservato alcune dalla mia infanzia e sono per esempio il fatto di lasciarmi sempre libero un ciuffo non tenuto dai fermacapelli in modo tale da poterlo rigirare. Poi quando sono particolarmente felice ho bisogno di fare così oppure così, ho bisogno di saltellare qua e là, gesticolo molto vistosamente, oppure anche mi piace moltissimo avere degli anelli molto grandi in modo tale da poterli girare e rigirare, togliere dalle dita e rimettere a posto. Ecco, io penso che le stereotipie o stimming, come preferisco chiamarle, siano un modo per canalizzare la mia energia da qualche parte, per far venir fuori la mia carica emozionale in qualche cosa di fisico. Io penso che non siano da comprimere. Penso che l'espressione fisica di ciò che c'è dentro sia importante da tirare fuori. Questa cosa la ritengo utile anche per le persone che non hanno stereotipie, che non sono autistiche, insomma. Infatti io sono counselor e utilizzo la modalità della stereotipia o dello stimming, la richiedo proprio alle persone che vengono da me per fare i gruppi e gli chiedo proprio di trovare il loro gesto e di ripeterlo per sentire anche attraverso il loro movimento in stereo, appunto, quindi sentire la propria emozione da dentro e anche da fuori. Chiamiamolo stimming,
Lo steaming, che fa meno paura pure. Stereotipie, già, no, è brutto. Steaming, più rilassante, no? Dicevo, steaming ha una funzione, diciamo che non serve solo a sembrare strani, no, in realtà serve a tante cose. Serve a processare dei ragionamenti, ad esempio. Io mi concentro meglio mentre sto facendo qualcosa, che so, quando leggo, quando scrivo o mentre sto cercando di imparare in genere. I concetti mi si fissano meglio nella memoria. Se sono stressata, mi aiuta a scaricare lo stress, a distrarmi e a non arrivare a sovraccarico quando ci sono ambienti troppo intensi. E non arrivare al meltdown, ancora peggio. Lo steaming aiuta anche a processare le emozioni, perché anche queste possono sovraccaricare, e non solo quelle brutte, anche quelle belle. E certe volte inoltre ho difficoltà a capire come mi sento in una determinata situazione e quindi rendermi conto in un certo momento che mi sto mangiando le unghie a sangue mi aiuta a capire che forse ho qualche problema. Alla fine è anche un modo per stimolare il corpo, per sentire il corpo, perché alcune persone autistiche hanno una percezione ipo del proprio corpo, cioè lo sentono poco in pratica, oppure sentono poco gli stimoli sensoriali. Allora emettere suoni oppure compiere movimenti ripetitivi come girare su se stessi può aiutare a sentire il corpo materialmente. Per quanto riguarda i punti di vista sulle stereotipie, mi viene da lanciare una piccola provocazione, uno spunto, diciamo, cioè che io non conosco nessuno che non abbia un suo peculiare modo di usare il corpo e la voce, e anzi le imitazioni fanno leva proprio su questo. È impossibile imitare qualcuno che non ha dei modi di fare suoi, qualcuno che non usa spesso le stesse parole o fa gli stessi vocalizzi, gesticola negli stessi modi. Invece in letteratura, in narrativa, di solito il personaggio che non ha queste peculiarità, che non è leggibile, che è molto impostato e controllato, di solito è il super cattivo, perfido, calcolatore, manipolatore e senza empatia.